Salve e benvenuto o benvenuta a questa seconda lezione dedicata all'argomento della consultazione e aggiornamento dati relativamente ai costi variabili dell'impresa di edilizia. Quindi innanzitutto raggiungiamo l'ambiente in cui possiamo consultare i pulsanti e quindi estrarre i dati che abbiamo inserito nella precedente lezione dedicata appunto all'inserimento dei dati. Quindi clicchiamo qui su costi fissi e costi variabili, andiamo su costi variabili e questa volta anziché cliccare su costi del cantiere da dove abbiamo inserito i dati, cliccheremo qui su storico per andare a consultare i dati. Ecco la maschera in cui troviamo tutti i pulsanti per interrogare il database ed estrarre i dati che vogliamo in relazione ovviamente ai dati che abbiamo inserito. Quindi qui troviamo innanzitutto questa mascherina da cui possiamo reperire l'ID del cantiere di cui vogliamo andare a vedere i dati, ora c'è solo questo ID 2 del cantiere di prova e da questi pulsanti possiamo estrarre tutta una serie di dati. Innanzitutto possiamo fare il quadro economico del cantiere, quindi andare a vedere l'aspetto dei costi fissi e dei costi variabili. Da questo pulsante qui vediamo soltanto i costi variabili, se ci vogliamo concentrare sui costi variabili. Quindi cliccando qui inseriamo l'ID del cantiere, che in questo caso è 2, e a questo punto ci si aprirà una tabella pivot in cui potremo vedere tutti i costi variabili del cantiere, quindi con il nome delle categorie dei fattori produttivi che abbiamo impiegato, con le specifiche, quindi inerti, cemento e sabbia, cemento andiamo al dettaglio pronta presa, sabbia andiamo al dettaglio sabbia di fiume. E qui possiamo vedere la quantità, il costo e il totale dei costi variabili a preventivo, nonché la quantità, il costo, il totale dei costi variabili a consuntivo. Quindi abbiamo sia il dato in valori assoluti, sia il dato in valori percentuali. Quindi vediamo che, per esempio, il cemento a pronta presa sul totale dei costi variabili di questo cantiere è inciso per 1.750 euro, pari al 66,04% del totale. Quindi chiudiamo questa query, andiamo a vedere quest'altra da cui possiamo aggiornare, quindi quando apriamo una tabella pivot possiamo soltanto visualizzare i dati, qualora invece volessimo aggiornarli dobbiamo cliccare qui, aggiorna costi variabili, inseriamo il nome del cantiere e qui ci si aprirà una tabellina su cui potremo andare ad intervenire per modificare qualsiasi di questo campo. Di tutti i campi che abbiamo visto possiamo apportare le modifiche che vogliamo senza tornare nella maschera. Poi qui invece abbiamo il costo totale, quindi qui vedremo non soltanto i costi variabili, ma vedremo il costo totale del cantiere, quindi ai costi variabili qui saranno aggiunti i costi fissi. Come opera il software? Somma i costi fissi che abbiamo inserito nella maschera dei costi fissi, ci aggiunge i costi delle retribuzioni del personale, ci aggiunge i costi della formazione del personale, questo numero totale lo divide per il numero dei cantieri e ribalta a quota parte su ciascun cantiere. Quindi ciascun cantiere avrà i suoi costi variabili, questa quota parte dei costi fissi, la sommatoria di questi due termini dell'operazione farà il costo totale. Quindi andiamo a inserire l'anno, questo cantiere del 2021, quindi dovremo inserire i costi fissi del 2021, quindi i costi variabili del 2021, costi fissi anno di riferimento 2021, retribuzioni del personale 2021, formazione del personale 2021. A questo punto il software ci chiede di quale cantiere vogliamo vedere tutto questo, noi diremo il numero 2 e nella tabella pivot che ci si apre vedremo che avremo non soltanto il quadro dei costi variabili, eccoli qua che sono gli stessi di prima, ma qua abbiamo anche, possiamo vedere i costi fissi che sono stati ribaltati su questo cantiere e qui avremo la sommatoria di 2.560 che sono i costi variabili più i costi fissi. Come puoi vedere il costo totale di questo cantiere è 2.650,06. Chiudiamo questa query. Da qui possiamo vedere l'utile o la perdita per singolo cantiere, quindi qui ci chiederà l'ID del cantiere, anche in questo caso andremo a inserire l'anno di tutti i costi, qui semplicemente facendo copia e incolla, e in questo caso vedremo che per questo cantiere ci sarà stato un utile o una perdita. In questo caso
si tratta di una perdita, ovviamente in base ai numeri che più o meno a caso sono stati inseriti. Totale dei ricavi 0,01, il totale dei costi fa 2.650, è chiaro che il cantiere è in perdita, è chiaro che questo cantiere sarà in perdita. Quindi qui abbiamo visto l'utile o la perdita in relazione a un singolo cantiere, qui possiamo vedere il break-even point per anno contabile, quindi possiamo vedere l'utile o la perdita dell'anno in relazione a tutti i cantieri di cui abbiamo inserito i dati. Quindi anche in questo caso inseriamo l'estrazione di tutti i costi in relazione all'anno 2021. A questo punto il software ci farà vedere l'utile o la perdita di tutto l'anno. Ovviamente ora c'è solo quel cantiere, i numeri sono gli stessi di prima, ma se ci fossero stati 10 cantieri avrebbe conteggiato l'utile o la perdita di tutti. Poi da questi pulsanti qua giù in basso possiamo andare a vedere la pianificazione del lavoro, quindi vedere quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, quello che c'è ancora da chiudere. Per esempio, qui possiamo interrogare per cantiere, il nostro è il cantiere di prova, quindi possiamo inserire anche di tutta la stringa con cui abbiamo chiamato il cantiere anche soltanto una parola. E qui vediamo che il cantiere numero 2, cantiere di prova, queste sono le fasi di lavoro che abbiamo inserito, se ricordi, allestimento cantiere, trasporto materiale, con la data di inizio, la data di fine prevista, la fine effettiva, e vediamo che ancora questa fase del lavoro non è stata chiusa, come puoi vedere chiusa no. Andiamo a vedere un altro pulsante, scadenze non evase per tipo di adempimento, e avevamo chiamato gli adempimenti adempimento 1, adempimento 2, adempimento, scriviamo adempimento 1, data di inizio, il cantiere era del mese di febbraio, quindi scriviamo 01 02 2021 28 02 2021, se non ci ricordiamo proprio la data esatta. Ovviamente il campo di interrogazione può essere anche ristretto a soli 3 giorni, una settimana, e qui vediamo che queste due fasi non sono ancora state evase, l'adempimento 1 e l'adempimento 1 in relazione a tutte le due fasi ancora non sono stati evasi. Apriamo anche qualche query da quest'altra parte, quella relativa ai provini dei materiali, quindi qui abbiamo il quadro di tutti i provini del cantiere, quindi inseriamo il nome del cantiere, cantiere di prova, e anche in questo caso potremo vedere che qui ci riporta tutti i provini di questo cantiere, ne avevamo inseriti 2 con l'unità di misura, il valore rilevato eccetera, e qui vediamo che possiamo avere il quadro dello scostamento in valori assoluti e il quadro dello scostamento in valori percentuali. Andiamo a vedere un'altra query. Da qui possiamo vedere tutti i provini che sono risultati idonei, da qui possiamo vedere tutti i provini che sono risultati non idonei in relazione a qualsiasi oggetto del provino. Ecco, qui idoneo no, e in questo caso abbiamo visto che la resistenza al cemento armato, quel provino, non era risultato idoneo perché il valore si era spostato di 0,2 mentre la tolleranza sia in eccesso che in difetto era di 0,1. Quindi da qui si possono fare tutte queste ricerche per consultare i dati in relazione ad un singolo cantiere o talvolta in relazione anche a più cantieri, perché se io vado a vedere le scadenze non evase per data in relazione alla pianificazione del lavoro, quindi tutte le fasi del lavoro che ancora non sono state evase per data, mi tirerà giù tutte le non evase in relazione a tutti i cantieri. Questa lezione finisce qui, ti aspetto alla prossima lezione, ciao!